di vista, come dire, quantitativo, tutto lo sviluppo delle aree mediterranee, e soprattutto a partire, diciamo, dagli anni 30 del secolo scorso, è legato alla facilità con cui, diciamo, il cemento armato ha consentito di edificare in climi particolari, in tempi veloci e con sistemi abbastanza economici, una grande quantità di edifici legati alle abitazioni, alle grandi strutture, infrastrutture industriali, eccetera. Quindi, diciamo, dal punto di vista, come dire, quantitativo, statistico, questo patrimonio, o meglio questa quantità, non chiamiamo ancora patrimonio, è enorme. Ma all'interno di questo c'è invece la possibilità di individuare proprio, diciamo, in termini classici un patrimonio, cioè un numero, diciamo, in questo caso anche abbastanza cospicuo, di edifici che hanno un valore al di là della loro funzione o della loro testimonianza storica, legata anche a dei nomi che sono espressione anche di una cultura mediterranea. Ne cito adesso solo due a memoria: Torres, per esempio, Torroja, per tutta l'area spagnola, e ovviamente il nostro Pierluigi Nervi, diciamo, per l'area del Mediterraneo italiano. Diciamo, l'area del Mediterraneo intesa, diciamo, in senso largo è stata un po' anche, non dico sia stata la culla, ma cioè no, in un certo senso è stata proprio anche la culla, perché diciamo, si può discutere su dove si siano originate le prime strutture in cemento armato, non ricorriamo ovviamente ai romani, ma certamente Ennebic, Perret, eccetera, Maillard sono stati dei pionieri tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per la messa a punto, diciamo, di questa tecnica legata ad un materiale costruttivo vecchio e nuovo allo stesso tempo, che improvvisamente ha rivelato a una società, a un'umanità che era in movimento fortissimo, gli ha messo tra le mani, diciamo, uno strumento formidabile, cioè uno strumento che corrispondeva al desiderio di monumentalità, di funzionalità, di velocità, di economia. E quindi questo spiega il motivo per cui, diciamo, si è creato un entusiasmo enorme che andava al di là del semplice fatto tecnico, tant'è vero che gli storici e critici dell'architettura contemporanea del Novecento, quando hanno cercato di storicizzare questa fase di questi ultimi decenni, hanno parlato dell'età del ferro, del vetro e del cemento. Quindi, diciamo, è la cosiddetta, quella che Pessico chiamava la santa triade dell'architettura moderna, quindi il cemento era uno di questi elementi. Non so se fosse lo Spirito Santo o qualche altra cosa, ma comunque certamente è stato uno strumento di fortissima accelerazione che conteneva in sé anche dei messaggi che lavoravano sull'immaginario, sull'immaginazione, non soltanto sulla funzionalità.